I'm some New York chick, Detroit blood, you can call me a tiger. I'm on the prowl, I'm ravenous. East Coast love, I'ma reach higher. East Coast, yeah, 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 yeah. I don't want another gentleman, no. I want the ones who've been hustling, yo. Young boys are a little rude. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora oggi torneremo un'altra volta a parlare del nostro amatissimo Carbon Mantis 8. Sono qui a parlarvi di nuovo di questo mezzo perché ho visto nel mio uso quotidiano, come ben sapete io per andare al lavoro prendo sempre il treno e ovviamente per fare quei 2-3 km per raggiungere il lavoro uso il mio carissimo Carbon Mantis. Gli argomenti di oggi sono due: in primis il manubrio e secondo è l'acceleratore. Come ben sapete il manubrio, essendo così aperto, e portarlo in treno torna davvero scomodo. Invece per l'acceleratore, siccome si trova in una posizione abbastanza scomoda e parallela a quella di freno anteriore, davvero a volte mi confondo a frenare o accelerare. Insomma, vi dico che a volte ho rischiato davvero di farmi male anche da fermo. Tipo l'altra volta mi sono fermato a salutare un amico e io, senza farci caso, che ragionavo con questo mio amico, ho appoggiato la mano, ho toccato l'acceleratore e il monopattino è partito. Meno male, non è successo niente di grave. Allora ragazzi, per primo io andrei a cambiare subito il manubrio. Come ben vedete ho preso un manubrio pieghevole che mi facilita a trasportare il Carbon Mantis sul treno. Davvero comodo ragazzi, è lo stesso manubrio che si trova sullo 08X. E per secondo ho preso un acceleratore a pollice che è davvero comodissimo ragazzi. Allora, un conto ragazzi avere un acceleratore in questa maniera, perché a volte quando si va a frenare anche sono troppo attaccate, troppo vicini, no? In questo caso secondo me direi che siamo più tranquilli, perché quando si va a frenare si frena senza alcune difficoltà. Comunque dai ragazzi, non perdiamoci tanto in chiacchiere. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, attivando la campanellina così non perderete i prossimi video. Detto ciò, sigla! Allora ragazzi, ora vi dico perché ho scelto questo modello. Ho scelto questo modello per il semplice motivo che torna davvero perfetto nelle misure. Sia il diametro di questo tubo qua, che è dei 22 mm, e anche la piastra di fissaggio torna davvero perfetta come larghezza. Siamo davvero precisi al millimetro. Ora andiamo a fissarlo. Ok ragazzi, allora fatto ciò, ora andiamo a montare il tutto. In primis vado a montare il display, ma non tutto il display. Stacco questa staffa perché il display ci serve per dopo, per fare la modifica dell'acceleratore. Red, if you're dealing with me, hey, light a fire, I'm a sage, negativity. Yeah, I can do it, don't need you to watch me. Cause your doubt is like a virus, keep it 6 feet. Watch me how I do it, I can sing like a pop star. Watch me how I do it, I can sing it like a pop star. Watch me how I work, making moves like the Carters. I'ma work. Allora ragazzi, abbiamo finito di collegare il manubrio e vi dico che è davvero tanta roba. Anche nel chiuderlo ci mettete davvero un secondo. Anche nel chiuderlo ci mettete davvero pochissimo e voilà. Bello stabile, saldo, non dà gioco e niente. Ottimo. E ora passiamo a collegare il display. Allora ragazzi, per primo dobbiamo smontare il display togliendo tutti questi viti laterali. Ok, e voilà, questo è il display ragazzi. Allora, in primis questo qua sarebbe il nostro sensore dell'acceleratore. Questo non ci serve più, lo andremo a dissaldare. Come ben vedete questo sensore qua ha 3 pin e sono le stesse portate qui sopra. Noi andremo a saldare qua sopra i nostri fili del nuovo acceleratore. Allora ragazzi, ho dissaldato il sensore e lo andiamo a mettere da una parte.
Ora non rimane che andare a saldare il nostro acceleratore qua sopra. Ok, allora ho tagliato il cavo perché era veramente troppo lungo, quindi ho tagliato proprio quello che mi serve. Allora, sul posteriore del display, dove passa il filo che va sulla centralina, abbiamo una predisposizione per un secondo cavo. Come vedete c'era un tappino di gomma, noi andiamo a passarlo da questo buco. Allora ragazzi, una volta infilato il cavo ho messo subito un fermo con un filo in acciaio, almeno così va via. Poi dopo le vado a mettere un po' di pollo a caldo, almeno così non si fa dell'acqua. Comunque, fatto ciò ragazzi, passiamo i fili da questa posizione e andiamo a chiudere il tutto. Red, if you're dealing with me, hey, light a fire, I'm a sage, negativity. Yeah, I can do it, don't need you to watch me. Ah, poi prima di montare ovviamente questo qui non lo montiamo più, lo conserviamo da parte. Watch me how I work, making moves like the Carter. Allora ragazzi, sono qua con il mio carissimo Mantis, ho fatto dei test qua in questa zona eccetera, anche andando al lavoro, usandolo in treno. Vi do la verità, questo manubrio lo preferisco a quello originale solo per come dimensione mi fa comodo a portarlo in treno, e invece nella guida preferisco quello del Mantis, e leggermente c'ha quel picco in più di stabilità, non so perché mi ha dato questa sensazione, ci sta anche che mi sbaglio, magari se provate anche voi fatemelo sapere nei commenti. Comunque anche questo non scherza, è bello stabile, tutto il comodo. Invece riguardo l'acceleratore è davvero fantastico ragazzi, con questo qui vi dà la possibilità di usare il pollice e davvero tanta roba, invece quell'altro era un po' più scomodo. Allora ragazzi, questo è tutto, spero che queste due upgrade siano state utili e che sia stata abbastanza chiara la spiegazione e tutto. Prima di salutarvi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale ancora se non l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Poi per coloro che lo vogliono acquistare il Cabo Mantis vi ricordo che abbiamo un codice sconto del 5% che vi lascio in descrizione. Questo è tutto da Laco Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!